Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò due programmi alternativi al più celebre TeamViewer. Prima di andare oltre vi invito a iscrivervi al canale e a supportarmi anche con un like. Qualora abbiate qualsiasi tipo di domanda, scrivete tranquillamente nei commenti. Iniziamo col dire che si tratta di, per chi non conoscesse TeamViewer, cosa che credo sia abbastanza risaputa, si tratta di un programma che permette il controllo remoto, quindi la condivisione del proprio schermo a un altro computer con la capacità di poter cedergli anche i comandi, molto utilizzato nell'ambito dell'assistenza informatica, poiché permette di appunto intervenire a distanza. Quello che voglio mostrarvi in questo video è che che ci sono ovviamente diversi altri software simili, e in questo video ve ne consiglierò in particolare due. Uno è Anydesk, che è questo qui, scaricabile, sono tutti, parliamo sempre di free, ok? Quelli che andrò a suggerire sono sempre free. Parliamo di un programma che è estremamente semplice, ok? Una volta installato, credo si possa anche eseguire direttamente senza neanche installarlo, però comunque una volta installato risulta essere molto leggero e molto semplice. Abbiamo il codice, non c'è bisogno per forza che creiamo l'account, lo possiamo creare volendo, per poter salvare nei preferiti, fare inviti a altri dispositivi che hanno lo stesso che utilizzano Anydesk, altrimenti possiamo benissimo andare a scrivere qui semplicemente il codice e collegarci. Rispetto a TeamViewer, Anydesk posso confermare che è molto più reattivo, si blocca meno, ha bisogno anche di meno connessione rispetto a TeamViewer, poiché utilizza un codec più aggiornato, quindi è un'esperienza migliore. Interfaccia semplice, abbiamo semplicemente l'indirizzo e si entra. Dopo possiamo anche appunto inviare file così come TeamViewer. Vedere nelle impostazioni, appunto, esistono anche versioni ovviamente a pagamento, però quella per l'utente normale va più che bene la versione gratuita, e rispetto a TeamViewer i piani a pagamento sono anche più convenienti. Nelle impostazioni possiamo trovare qualcosa come la lingua, dove andare a mettere il percorso per le catture schermate, insomma queste cose qui. Ehm, Abbiamo la possibilità anche di settare una password e di effettuare l'accesso non vigilato, ossia non c'è bisogno che dall'altra parte ci sia un'accettazione, ovviamente. Una volta fatta il primo accesso, si può impostare in maniera da poter effettuare l'accesso non vigilato. Ok, ci sono poche, diciamo, impostazioni, nulla di particolare, quindi è abbastanza semplice da usare. È molto veloce, e occupa poco spazio. L'altro programma invece che voglio andarvi a consigliare, ed è anche quello che diciamo un po' più complesso, ed è secondo me il migliore fra i tre, anche se è dedicato, diciamo, più ad altre funzioni, cioè più sviluppato per uno scopo specifico, è Parsec. Poco conosciuto, però risulta essere il migliore. Un'altra cosa da dire su entrambi, sia su Anydesk che su Parsec, è che entrambi, seppure stiano guadagnando ultimamente molta popolarità, soprattutto Anydesk, entrambi non vengono bloccati per magari una questione di violazione. Ad esempio, una cosa che succede su TeamViewer, quando c'è un sospetto che venga utilizzato per scopi commerciali, quindi ad esempio se io faccio assistenza, sto utilizzando la versione free, c'è diciamo una sorta di controllo che potrebbe andare a bloccarmi, cosa che invece non accade su Anydesk e su Parsec. Tornando ora a Parsec, Parsec è pensato, diciamo, per il gaming, ha una latenza estremamente bassa, permette di collegare in remoto due computer anche per giocare, ok? Quindi supporta anche i controller, io personalmente lo utilizzo anche per questo. Ha diverse impostazioni, una grafica molto semplice, si crea l'account, c'è anche la due fattori ovviamente come ogni cosa, si crea l'account, si aggiungono gli amici, chiunque abbia creato altri account, quindi, ed è possibile connettersi oppure
comunque scrivere, diciamo, l'ID della persona e collegarsi anche senza questo. Andiamo a vedere le impostazioni, c'ha diverse cose che sono molto, diciamo, particolari, che possiamo vedere anche qui la capacità di scegliere anche il renderer, perché appunto viene pensato per i giochi, il V-Sync, il decoder, abbiamo impostazioni che normalmente su TeamViewer e su AnyDesk non abbiamo, ok? Quindi permette di utilizzare il decoder della scheda grafica dedicata, c'è l'abilitazione all'H265 che non so se è presente su TeamViewer, mentre invece su AnyDesk usa l'FP9 che è molto simile, ok? Forse un po' più pesante a livello di elaborazione, questo è più leggero, però diciamo a livello di connessione utilizzata è la stessa cosa. Permette di comprimere l'audio oppure non comprimerlo, c'è la possibilità di disabilitare i comandi, abbiamo anche la possibilità, che non è presente sugli altri cose, di stabilire quanta banda dedicare all'upload, ok? La risoluzione, quale risoluzione applicare, possiamo utilizzare quella del client, quella dell'host, insomma abbiamo una marea di opzioni, anche la possibilità di scegliere gli FPS, ok? La possibilità di questo è anche importante, di cancellare l'eco. In questo caso con questi programmi possiamo andare, nel caso ci colleghiamo da due persone per effettuare un gioco, ok, magari una persona non ha un computer da gaming, ok, si vuole collegare a una persona che ha il computer da gaming e fare un gioco che è possibile fare in due, e ne esistono, diciamo, diversi, io ad esempio l'ho usato in questo caso. È possibile applicare questa cancellazione dell'eco per poter tranquillamente usare anche la chat, quali Discord, quali diverse altre applicazioni, persino Microsoft, la chat Xbox. Diciamo, sono varie opzioni, perché altrimenti collegandosi sull'altro computer si rischierebbe il ritorno di voce, ma grazie a questa modalità è possibile utilizzare anche altri programmi per poter parlare. Come vediamo anche il supporto dei gamepad e la possibilità di scegliere, scegliere la priorità, la qualità o la latenza. In questo caso vi consiglio sempre la latenza. La cosa più utile è sicuramente il fatto di poter scegliere gli FPS, andare oltre i 60, AnyDesk invece arriva a 60, mentre questo può arrivare addirittura fino a 240, ok? Ovviamente più FPS andando a consumare più connessione, diciamo il limite anche della banda, molto utile, che diciamo magari può, soprattutto in chi non dovesse possedere una connessione molto veloce, nel mio caso posseggo una fibra mista, ok, il mio massimo è 20, magari metto 15 per non bloccare se ci sono altri utenti collegati, ok. Qui va bene, ci sono altre informazioni quanto riguarda la porta, qui potete anche, diciamo, lasciare così com'è, la possibilità di impostare appunto delle scorciatoie, i gamepad vengono mappati stesso qui, quindi si può sapere se una persona ha collegato il controller. Se io in questo momento accendo il mio controller, ok, c'è la possibilità di andare a capire quale tasto sto premendo. Nella fase sperimentale ci sono delle cose, quale ad esempio i colori 10 bit, ma questo vi sconsiglio di utilizzarlo perché porta a dei crash purtroppo. Riguardo alla sezione account, è possibile crearsi l'account, ok. C'è anche una sezione di help, ok, che vi porta al sito dove potete trovare tutto quello che c'è, ovviamente in inglese. Per quanto riguarda il collegamento è molto semplice, una volta che abbiamo aggiunto un amico andiamo a premere connect, ok? Apparirà un icono in basso di una persona che tenta diciamo, questo non permette l'accesso però diciamo non sorvegliato, è possibile accettare e abilitare stesso con un piccolo menu qui i vari input, controller, mouse e tastiera, quindi possiamo disabilitare mouse, possiamo disabilitare tastiera, possiamo disabilitare controller. Però diciamo per quanto riguarda perciò l'utilizzo preferito di Parsec è attraverso il gaming, magari si può anche solo semplicemente far vedere, far giocare un'altra persona a distanza, la latenza è poca se entrambi dispongono di una buona connessione, parliamo comunque di una latenza di 50-60 millisecondi, quindi ok,
magari non è possibile giocare proprio con zero latenza, ma è la stessa cosa quando si fa il cloud gaming, quindi un multiplayer online no, però diciamo per lo più si riesce a fare tutto. Queste immagini troverete il riassunto di quello che abbiamo detto con i vantaggi, svantaggi e le varie piattaforme su cui sono supportati i programmi. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Vi invito sempre a... Vabbè, sto che sti cazzi però, tanto questa la tagliamo.